Leggete il seguente disclaimer, grazie. Ben ritrovati col quarto episodio. Come potete notare da queste immagini, il mio rientro, in quel di Almaty, era solo temporaneo. Uliana doveva rientrare a casa e io dovevo proseguire il mio viaggio. Però non più in Kazakistan, ma verso un altro stan, il Kirghizistan. Qualora mai vogliate andare in quel del Centro Asia e vogliate visitare tutti gli stan, il mio consiglio spassionato è di utilizzare principalmente tre aeroporti. Il primo è quello di Astana Nur-Sultan, in Kazakistan, il secondo è quello di Tashkent, la capitale dell'Uzbekistan, e il terzo è quello attuale, ovviamente, di Almaty. Il mio arrivo in quel di Bishkek avvenne alla sera. La mia prima destinazione fu ovviamente Piazza Alatu, ovvero lo spazio pubblico centrale più iconico di Bishkek. Piazza Alatu ospita monumenti significativi, come il Museo Storico Nazionale e la statua di Manas, simbolo dell'orgoglio nazionale kirghizo. Storicamente è stata teatro di importanti manifestazioni, celebrazioni e festività nazionali, nonché è un punto di ritrovo per tutti i giovani della città. La piazza è così importante perché in essa risiede il ruolo di simbolo dell'indipendenza, della cultura e della storia politica del Kirghizistan. Hello from Bishkek side, and there is Adele singing. I'm in the main square, which I forgot the name. Here's a giant Kyrgyz flag, and behind me there is a giant fountain. So yeah, let's survive Kyrgyzstan. Should be easy. Dopo aver ascoltato la canzone di Adele e dopo aver goduto della bellezza della fontana, mi sono recato dall'altra parte della piazza Alatu, vicino alla bandiera enorme che è di fronte al Museo Nazionale. In tutti questi anni non avevo mai visto in vita mia una bandiera così grande e soprattutto un'asta così alta. Dopo aver ammirato questa bellissima bandiera posta alla sommità di questa altissima asta, era giunto il tempo per me di realizzare che l'ora stava diventando troppo tarda. Prima di rientrare in quel dell'ostello e soprattutto prima di un tanto agognato boccone, perché avevo molta fame quella sera durante quei video che avete visto sinora, ho visitato dei monumenti molto rapidamente. Il primo, quello dedicato a Batyr, ovvero un monumento che celebra la figura eroica della tradizione kirghiza, che rappresenta il valore e il coraggio dei guerrieri storici, uno dei simboli nazionali del Kirghizistan, e soprattutto quello dei combattenti della rivoluzione, che commemora coloro i quali hanno lottato durante la rivoluzione in Kirghizistan, in particolare quella del 2010, che è un simbolo di lotta per la giustizia e la libertà del paese. I have to admit this is completely unexpected. Il giorno seguente me la sono presa molto comoda. Per lo più, l'obiettivo del giorno era visitare il centro di Bishkek. In tarda mattinata, infatti, decisi di visitare il centro di nuovo, con la luce del giorno. Il primo edificio che incontrai fu il Yogorku Kenesh, noto anche come Consiglio Supremo, il Parlamento unicamerale del Kirghizistan. Questo edificio in marmo, costruito nel 1984, era stato costruito come Soviet Supremo della Repubblica Socialista Sovietica Kirghiza. Nel 91, ad indipendenza del Kirghizistan, divenne il Parlamento, prima unicamerale, fino al 95, poi dal 95 al 2005 bicamerale e dal 2005 ad oggi di nuovo unicamerale. Pochi metri più avanti vi è il monumento della Stella dell'Amicizia delle Nazioni, un monumento che,
durante l'Unione Sovietica, aveva in cima un globo per significare l'amicizia tra le nazioni dei vecchi popoli che componevano l'Unione Sovietica. Ad oggi il globo non esiste più e rappresenta non più l'unità tra le nazioni dell'Unione Sovietica, bensì l'unità e la collaborazione tra le varie comunità del Kirghizistan. Successivamente sono tornato in piazza Latù ad ammirare, tra le varie cose, la bandiera kirghisa di 10x15 metri issata a 45 metri di altezza. Ammirando questa gigantesca bellissima bandiera del Kirghizistan, rimuginavo tra me e me di fronte all'idea, tra l'altro non verificata, che questa potesse essere la bandiera kirghisa più grande del mondo e pensavo ad eventualità in cui, in stati come, non so, il Centro Africa, la Bolivia, l'Ecuador, ci fossero dei contest internazionali dove altre persone in giro per il mondo cercassero di produrre delle bandiere kirghise ben più grandi, pur di strappare questo record. Ovviamente di fronte a questa idea stavo ridendo moltissimo tra me e me. In ogni caso, accanto all'asta della bandiera c'era la statua di Manas, dedicata a Manas il Grande, l'eroe epico della storia del Kirghizistan. Una statua equestre in bronzo, inaugurata nel 2011, in occasione del 20° anniversario dell'indipendenza del Kirghizistan. Una volta finita di vedere la statua di Manas, ho proseguito in direzione verso il palazzo del governo kirghizo. In tale direzione però c'era una tappa intermedia, forse l'uomo col cappotto più famoso dell'intera area centroasiatica e non solo, il signor Vladimir Lenin. Mr. Lenin. Al di là dell'ennesima statua di Lenin trovata in un ex paese dell'Unione Sovietica, una delle tante che ho visto nella mia vita, mi sono soffermato per lo più su statue nuove, come quelle al di fuori del Teatro Nazionale Accademico Drammatico del Kirghizistan, tra cui quella di Abdulmomunov, uno dei poeti e drammaturghi kirghizi più importanti della storia del Kirghizistan. La sua statua è una figura centrale nella cultura e simboleggia il legame tra arte teatrale e tradizione letteraria. Le altre statue, inoltre, celebrano la crescita delle arti, della letteratura e della scena teatrale nel paese del Kirghizistan. Accanto al Teatro Nazionale Accademico Drammatico del Kirghizistan vi è il Parco Panfilov, di fatto una copia di quello già visto ad Almaty e che avete visto nel video dedicato ad Almaty. La curiosità importante del parco non risiede per lo più nella ruota panoramica che vedete, bensì nei sentieri a forma di stella circoscritti in un'area tonda. Dopo il parco di Panfilov il mio obiettivo era quello di andare verso il museo Mikhail Frunze, che appunto parlava non solo della vita delle imprese di Mikhail Frunze, ma anche e soprattutto della storia del Kirghizistan sotto il dominio sovietico. Purtroppo in quella tarda mattinata di sabato non ebbi occasione di poter entrare nel museo in quanto chiuso e non ebbi occasione di fatto di capire di più al merito di questo personaggio politico, semplicemente nato in quel di Bishkek e il cui cognome di fatto divenne il nome della città tra il 1926 e il 1991. Deluso dalla chiusura del museo dedicato a Mikhail Frunze e al periodo sovietico della città di Bishkek, decisi di andare verso la piazza della Vittoria, però con delle tappe intermedie. La prima statua che ho incontrato fu quella dedicata a Zhumabek Ibrahimov, di fatto uno dei più importanti politici della storia del Kirghizistan indipendente dall'Unione Sovietica. Fu ex sindaco di Bishkek, nonché primo ministro, e purtroppo morì di cancro allo stomaco quando era ancora in attività in quel ruolo. Poco più avanti trovai il memoriale dell'Armata Rossa, dedicato, come al solito, ai soldati sovietici che persero la vita durante la Seconda Guerra Mondiale. Successivamente incontrai la statua di Cholponbek Bazarbayev, importante figura della musica tradizionale kirghisa e noto musicista, compositore e ambasciatore a livello internazionale della musica del Kirghizistan. In seguito mi trovai di fronte alla statua di Ali Tokombayev, leader politico e militare kirghizo che combatté sia contro le forze imperiali russe e successivamente sovietiche per l'indipendenza e la libertà dei popoli kirghizi
Di fatto fu ammazzato durante le purghe staliniste nel 1938 dopo essere stato arrestato e condannato a morte dalle autorità sovietiche. Ad oggi è considerato una figura eroica della storia kirghiza, simbolo della resistenza contro l'oppressione e la lotta di indipendenza per il popolo del Kirghizistan. E dopo aver visto rapidamente sia il teatro del balletto e dell'opera, nonché un'ennesima statua dell'eroe kazako Abai, mi trovai finalmente in Piazza della Vittoria. La Piazza della Vittoria è uno dei monumenti principali e simbolici della capitale del Kirghizistan. Fu inaugurata nell'81 per celebrare il 36esimo anniversario della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. La Piazza della Vittoria di fatto contiene una serie di statue, delle quali parlerò successivamente, e soprattutto i tre archi principali che sorreggono una figura circolare al centro di essi, al di sopra della fiamma sacra. Questi archi di fatto simboleggiano la forza e il coraggio dei soldati sovietici durante la Seconda Guerra Mondiale. L'area circolare al centro, di fatto, ai tempi dell'Unione Sovietica conteneva i simboli sovietici, come la falce, il martello e la stella, ma dopo l'indipendenza del Kirghizistan dall'Unione Sovietica, questi furono rimossi e furono sostituiti dal simbolo del Kirghizistan attuale. Tra le statue principali vi è la statua della donna con la fiamma, che rappresenta il sacrificio alla memoria delle madri e delle donne che hanno sofferto durante la guerra, e quella dei soldati, che simboleggiano il coraggio dei combattenti, eroi che si sono battuti contro l'invasione nazista. Dopo una rapida pausa pranzo ho deciso di tornare verso Piazza Latù, dove volevo vedere il cosiddetto cambio della guardia, ma prima mi sono fermato di nuovo al monumento dei combattenti della rivoluzione a Bishkek, monumento eretto per commemorare i leader, i combattenti che hanno partecipato alla rivoluzione d'ottobre e alla creazione del regime sovietico anche in Kirghizistan. Ad oggi questo monumento ha un significato più complesso, in quanto serve a ricordare una parte della storia del Kirghizistan ed è sicuramente visto con sentimenti contrastanti, ma in ogni caso il monumento rimane un simbolo della lotta e del cambiamento. Dopodiché ho visto la statua di Kurmanjandatka, la regina della montagna kirghisa, una guerriera influente del XIX secolo che difese il suo popolo dai colonialisti russi. Endless Summer di Oceana come musica del cambio guardia. Dopo aver ammirato il cambio della guardia e il passo tipicamente militaresco delle guardie, ho deciso di tornare verso la stella dell'amicizia e delle nazioni, dove però trovai altre guardie intente a far non so che cosa, però erano lì accanto. Dopo aver visitato questi posti vicino a Piazza Latù, sono andato verso la Toktukul Satilganov Philharmonic Hall, ovvero il teatro filarmonico dedicato a Toktukul Satilganov, figura iconica della musica tradizionale kirghiza. Di fronte ad esso c'era l'ennesima gigantesca e bellissima statua di Manas, nonché altre statue di altri compositori kirghisi.
Rapidamente poi ho visto nel giro di 100 metri, proseguendo a piedi, il Museo dei Padri della Nazione, dedicato ai fondatori del Kirghizistan, simbolo di unità e anche di sofferenza del popolo kirghizo attraverso i secoli, nonché questo bellissimo mosaico chiamato Illuminazione, fatto dall'autore Sattar Aytirv, dedicato al tema del progresso, il tema della cultura, ed è praticamente in cima ad una scuola. Tutto questo nei dintorni della Kyrgyz State University, dedicata a Yusuf Balassagin. Funny thing of Bishkek, you always have in every park this bossy machine. Crazy stuff. Infine sono andato verso quella che era la mia ultima destinazione per il giorno, praticamente un mosaico dedicato a Lenin, chiamato Lenin è con noi, creato dall'artista Lidia Ilina. Questo mosaico rappresenta le classiche immagini monumentali sovietiche, quindi Lenin, l'Armata Rossa, i pionieri e altre figure di spicco sovietiche. Purtroppo il suo status ad oggi è uno stato di semi-abbandono, per quanto sia preservato bene. Ed eccoci quindi al giorno successivo, dove decisi, su indicazione della mia amica, di andare verso il Parco Nazionale di Ala Archa, praticamente a 20 km a sud della capitale Bishkek. Sulla via verso il Parco Nazionale di Ala Archa, il tassista mi suggerì di guardare alla mia destra, dove vi era la White House, ovvero la residenza ufficiale del presidente del Kirghizistan. Il Parco Nazionale di Ala Archa si trova all'incirca a 30 km a sud di Bishkek, capitale del Kirghizistan. È una delle destinazioni più popolari per gli amanti di natura e degli sport all'aria aperta, soprattutto per chi abita o, come me, è di passaggio in quel di Bishkek. E se amate l'escursionismo, il trekking, l'arrampicata, è proprio quello che voi state cercando. Il parco e l'accesso al parco sono raggiungibili tranquillamente con delle navette da Bishkek oppure, come me, tramite dei taxi qualora voi siete in ritardo o, appunto, stiate preparando la dipartita dalla città il giorno stesso. Sicuramente due cose molto interessanti del parco stesso, al netto delle tante persone che ho incontrato che si stavano godendo la giornata, quella domenica, sono il Pic Semyonova Tien Shanskogo, che è parte appunto delle montagne del Tien Shan, della zona, che è una montagna che raggiunge ben 4.517 metri sul livello del mare. Si trova appunto al centro del Parco Nazionale di Ala Archa e si può vedere tranquillamente da quasi ogni parte del parco stesso. Ovviamente per raggiungerla servirebbe dell'attrezzatura adeguata, quindi non è proprio per tutti. E soprattutto il bellissimo torrente Ala Archa, che parte dalle sommità di queste bellissime montagne e poi scende attraversando tutto il parco stesso e soprattutto attirando una bellissima flora e fauna che proprio rende la vostra visita molto molto incredibile. E con questo saluto dal Pic Semyonova Tien Shanskogo era giunto il tempo per me di rientrare in quel di Bishkek, visto che nel tardo pomeriggio mi attendeva appunto un volo per andare a Tashkent in Uzbekistan. Non prima però di un rapido rientro in hotel per prendere i miei bagagli e soprattutto una rapida tappa in un ristorante italiano lì vicino, dove ho potuto provare la trota molise, la quale ovviamente non esisteva. E con questo è fondamentalmente tutto. Un saluto dall'aeroporto internazionale Manas di Bishkek e un invito a tutti quanti al prossimo episodio. Statemi bene.